Ho iniziato, diciamo, un po' in ritardo rispetto all'età in cui avrei voluto iniziare a suonare la tromba. Infatti il primo approccio con uno strumento a ottone l'ho avuto suonando il flicorno contralto del mio babbo, che suonava nella banda appunto di Torre del Lago, dove io sono nato e cresciuto. Prima ho iniziato a suonare il suo flicorno e poi dopo, verso i 10 anni di età circa, ho iniziato a suonare la tromba. Mi è sempre piaciuta la tromba per qualche ragione. I miei genitori mi hanno sempre raccontato che da bambino, quando avevo 4 anni, 5 anni, quando inquadravano l'orchestra della Rai in televisione, nei grandi show televisivi che c'erano all'epoca, io correvo alla televisione e indicavo la tromba e dicevo: voglio suonare questa qua. Quindi io veramente non saprei dare una spiegazione per questa cosa. Chissà, ce l'ho nel DNA, non lo so, probabilmente è un qualcosa che di innato. E poi dopo ho iniziato a suonare appunto nella banda del mio paese, di Torre del Lago Puccini, e ovviamente tutte le prime cose che ho iniziato a suonare erano appunto delle trascrizioni per banda delle opere di Puccini. Poi devo dire che i miei primi insegnanti sono stati jazzisti, quindi solfeggio me lo insegnò un sassofonista jazz molto bravo, si chiamava Marino Peruzzi, e la tromba me l'ha insegnata un jazzista locale, e quindi oltre all'opera sono subito andato a finire anche nel mondo del jazz, ascoltando subito tutti i grandi solisti del passato, e questo è stato un po' il mio inizio, così a cavallo fra l'opera e il jazz. Se esiste un segreto per trovare il proprio suono, sicuramente dobbiamo andare a pensare a come noi viviamo e pensiamo la musica che suoniamo. Ognuno di noi ha un certo modo di percepire i suoni, la musica, il proprio strumento musicale. Ognuno di noi ha in testa un proprio suono e quindi sicuramente andrà ad inseguire quel tipo di suono che ha in testa. È una ricerca molto importante questa, perché talvolta facendo musica e iniziando fin da bambini ad approcciare uno strumento, magari può capitare che ci perdiamo molto nella ricerca della tecnica, dell'esecuzione perfetta, e magari non badiamo magari all'inizio all'idea di tirare fuori un proprio suono come se fosse, non so, la nostra voce. E per trovarlo poi ovviamente è molto importante l'equipaggiamento. Non è un caso che poi ogni trombettista, specialmente i trombettisti professionisti, poi a un certo punto sposano una marca o si trovano particolarmente bene con un certo tipo di strumenti di canneggio, o proprio, come dicevo, una marca specifica, perché probabilmente quella marca produce degli strumenti che si avvicinano di più al tipo di suono che si ha in testa, o comunque facilitano il percorso per riuscire ad arrivare a creare un proprio suono. Io sono artista Yamaha dal 2003, quindi ormai sono veramente molti anni. Sono felicissimo di essere nella famiglia Yamaha, ha cambiato radicalmente la mia vita di musicista, e non è uno scherzo questo, perché quando si riesce a trovare un feeling con uno strumento, o comunque con un'idea di sviluppo degli strumenti, e per me questo è stato l'incontrare Yamaha, si riesce a concretizzare meglio il proprio percorso musicale, si riesce a dare il massimo nella propria carriera riguardo anche alle performance, o anche proprio all'esibizione, al creare la musica. Oltretutto la famiglia Yamaha è formata da persone assolutamente splendide, quindi ovunque, in qualsiasi parte del mondo, si ritrova questo concetto di famiglia, al di là di tutto quello che può essere l'assistenza sugli strumenti, appunto, o la parte più tecnica che riguarda appunto la costruzione degli strumenti. C'è un lato umano che è importantissimo,
pensiamo di fare i musicisti, insomma il lato umano, il lato che riguarda la sensibilità propria di ognuno di noi è importantissimo. L'ambiente della big band, o quello comunque della musica jazz che ho vissuto maggiormente durante la mia carriera, è un ambiente molto vivo. Il jazz stesso, essendo una musica fatta di creatività, è un ambiente che ispira molto, continuamente crea nuove situazioni, non c'è mai un concerto che è uguale all'altro, non c'è mai un'improvvisazione che sia uguale all'altra, e i musicisti stessi quindi sono comunque delle persone che sono molto appassionate, sono sempre alla ricerca del divertirsi suonando. Se devo pensare a un aneddoto da raccontare, mi viene in mente la prima volta che ho suonato con Maynard Ferguson. Maynard Ferguson è stato uno dei miei mentori, è stato la mia maggiore ispirazione a suonare la tromba, e mi ricordo che la prima volta che ci ho suonato insieme eravamo a cena e Maynard mi ha chiesto Andrea, ma che tipo di imboccatura, di bocchino usi, no? Io usavo un bocchino non che si poteva trovare in un catalogo, era customizzato, era un bocchino fatto, cioè era andato da un artigiano, e ascoltando la musica di Maynard Ferguson, cercando di imitare il suo suono, negli anni avevo sviluppato questo tipo di imboccatura che a quel tempo usavo. E la cosa buffa è stata che ho detto: guarda, io uso un bocchino artigianale, e gliel'ho mostrato, e lui ha guardato l'imboccatura, poi ha tirato fuori la sua, l'ha confrontata e ha detto: ma sono identici. Quindi per qualche strana ragione, ascoltando i suoi dischi e cercando di imitare il suo suono, ero andato anche a ritroso a costruire un bocchino che era praticamente identico a quello che usava lui. Questa è una cosa che mi piace sempre ricordare, perché la musica è connessa, da qualsiasi parte parti poi arrivi sempre nella direzione che ti sei prefisso, e tutto è collegato.